Ciao e bentornato! Questa è la prima lezione del modulo 2 del corso sulle dashboard e in questa lezione parliamo di grafici e in particolare andiamo a vedere che cosa sono i grafici, quali sono le loro caratteristiche, ma vedremo anche come si creano e come si revisionano e quali sono gli strumenti a loro disposizione e a nostra disposizione per ottenere ciò che desideriamo. Iniziamo dicendo che cos'è un grafico. Ebbene, questo in basso a sinistra è un grafico e come vedi è un oggetto piuttosto complesso in realtà, composto da elementi grafici, in questo caso delle barre colorate, ma anche da titoli, anche da numeri, da righe, eccetera, eccetera. Cioè sostanzialmente un grafico è un oggetto particolare che ci mostra dei valori, delle informazioni, dei risultati, ok? E sostanzialmente lo fa in modo più comunicativo. In effetti un grafico è un oggetto che comunica in modo più diretto, facile ed efficiente i risultati che noi abbiamo ottenuto elaborando dei dati e quindi per esempio che abbiamo ottenuto tramite formule piuttosto che tramite tabelle pivot o semplicemente i dati contenuti in una tabella Excel come nel nostro caso, ok? Questa in alto a sinistra è la tabella Excel e come hai visto alla selezione Excel ha evidenziato a nostro uso i numeri, i valori che il grafico ci mostra, ma anche le categorie e le serie. Ebbene, i grafici quindi non sono nient'altro che degli strumenti che codificano in modo differente dei valori presenti in una tabella Excel come in questo caso o in altri strumenti per comunicarli meglio. Quindi i grafici sono strumenti di comunicazione, ok? E lo fanno appunto attraverso il canale visivo, perché? Perché noi esseri umani siamo creature visive. Madre Natura ci ha fatto evolvere per essere più sensibili e rispondere più velocemente agli stimoli visivi. Gli stimoli visivi come movimenti, come forme, come colori e quindi di conseguenza sfruttano le nostre caratteristiche, le caratteristiche degli esseri umani per comunicare meglio le informazioni che vogliamo trasmettere, sicuramente più efficiente del testo scritto e dei numeri scritti che noi dovremo appunto leggere e interpretare, eccetera, eccetera. Come si crea un grafico? Ebbene, ci sono molti modi per creare un grafico. Il modo più efficiente e più veloce è quello di utilizzare le sequenze di tasti veloci che delegano a Excel la creazione del grafico stesso. E quali sono? Ebbene, il primo è molto semplicemente quello di utilizzare il tasto F11, ripeto F11. Quindi non devi fare nient'altro che selezionare una cella della tua tabella, che sia una tabella Excel, una tabella pivot, una tabella di formula, eccetera, eccetera, e poi premere F11 in questo modo. Come vedi, Excel ha creato una pagina particolare, non è una pagina standard con le celle, è una pagina di tipo charts, in questa pagina, una pagina pensata per ospitare i grafici di Excel, e in questa pagina ha posizionato un grafico, e questo grafico è la miglior interpretazione di Excel dei dati che gli abbiamo sottoposto, quello che secondo lui è la miglior visualizzazione di questi dati, ok? Fondamentalmente è un grafico a istogramma. Torniamo alla nostra pagina con la tabella Excel, ebbene F11 è l'unico modo per creare il grafico con una pressione di un tasto? Ebbene no, in realtà c'è un altro modo, per esempio utilizzare la sequenza Alt più F1. Se io seleziono la tabella come ho appena fatto e premo Alt più F1, ebbene ho creato un altro grafico, che in realtà come avrai immediatamente notato è identico al grafico precedente, ok? Questo è proprio identico, l'unica differenza è che in questo caso il grafico creato è posizionato nella stessa pagina della tabella dove sono presenti i dati, inserito in un riquadro che fa le veci della pagina charts che abbiamo visto in precedenza, ok? E questo oggetto appunto è basculante, può essere selezionato e come vedi alla selezione immediatamente non soltanto viene selezionato la tabella, quindi i valori della tabella, i campi della tabella, eccetera, eccetera, che sono visualizzati, ok? Ma immediatamente vengono visualizzati due schede della barra multifunzione, la scheda struttura, grafico e formato, ok? E questi tre pulsanti qui in alto a destra. È l'unico modo per creare grafici? No. Esistono modi, diciamo, più tradizionali, ok? Quelli di utilizzare gli strumenti che troviamo nella scheda inserisci, qua su in alto. Se selezioniamo la scheda inserisci, come vedi c'è un gruppo che si chiama appunto grafici, che contiene i comandi per creare i grafici appunto che noi desideriamo. Il primo comando è grafici consigliati. Se io vado a selezionare appunto una cella della tabella e poi clicco su grafici consigliati, si aprirà la finestra inserisci grafico, che sostanzialmente ci propone dei grafici pronti. Come vedi c'è una scheda grafici consigliati con una serie di grafici già pronti e realizzati, fra cui noi possiamo scegliere semplicemente con un clic per poi andarli a posizionare sulla pagina cliccando su OK qui in basso a destra. E come vedi abbiamo ottenuto un altro grafico, un grafico differente dal precedente, sempre un grafico a barre ma in questo caso orizzontali, ok?
Tornando alla scheda inserisci, ebbene abbiamo questi altri comandi che in realtà sono dei menu che sostanzialmente ci permettono di andare a selezionare i diversi tipi di grafici a nostra disposizione. Abbiamo dei grafici a colonne, come vedi 2D e 3D, ma grafici a barre, orizzontali naturalmente sempre 2D e 3D, ma abbiamo altri tipi di grafici, per esempio qui a destra grafici ad albero o radiali, qui a destra ancora grafici a cascata, a imbuto, azionari, eccetera, eccetera, o più tradizionali grafici a linee, ok? Nelle varie versioni, o i grafici a torta, così come i grafici a dispersione o a bolle, eccetera, eccetera. In effetti Excel ci propone molti tipi di grafici. Ogni tipo di grafico in realtà è più o meno efficace nel comunicare un certo tipo di dato, ok? Come ho già detto, ebbene, i grafici che noi abbiamo realizzato nei diversi modi non sono gli unici, in realtà esistono ancora altri, comunque i grafici hanno bisogno di essere revisionati, di essere messi a punto, ok? Come facciamo a revisionare un grafico? Utilizziamo gli strumenti predisposti, gli strumenti che Excel ci mette a disposizione. Quali sono questi strumenti? Ebbene, gli strumenti sono tanti e adesso ti faccio una veloce carrellata degli strumenti che hai a tua disposizione. I primi strumenti sono quelli che compaiono qui a destra alla selezione del grafico. Sono gli strumenti che permettono fondamentalmente di andare ad aggiungere o togliere gli elementi del grafico, di andare a modificare gli stili e i colori utilizzati dal grafico e di andare a selezionare serie e valori che il grafico appunto mostra sostanzialmente. Questi tre pulsanti sono gli strumenti principali, questi perché? Perché portano a portata di clic direttamente sul grafico tutta una serie di comandi che noi troviamo invece nelle schede della barra multifunzione, quelle che compaiono alla selezione del nostro grafico. Come vedi compare la struttura grafico e il formato. Sono due schede molto importanti in quanto ci offrono i comandi principali che ci servono fondamentalmente per impostare il layout e per revisionare il grafico così come noi lo vogliamo, ok? Questa lezione si sta allungando più del previsto e quindi questa prima parte termina qui e io ti invito a passare alla seconda parte di questa lezione, il prossimo video, dove appunto vedremo quali sono gli strumenti dei grafici e quali di essi devi conoscere per revisionarli in modo efficace ed efficiente.